Buonasera a tutti, partiamo con la conferenza post gara di Cesena Pisa. Prego, per domande. Eccoci mister, buonasera. Ti chiedo, a 5 giorni dall'inizio del campionato, l'unica cosa che non ha funzionato è successa dopo la partita. Credo sia un segnale migliore, soprattutto perché davanti avevi una squadra, la stessa, che ti ha dato 23 punti in più, che ha fatto 23 punti in più dell'anno scorso e che quindi lavorava insieme già da tempo, a differenza vostra che avevate diversi giocatori nuovi. Ecco, forse questo è il segnale migliore, cioè siete sembrati veramente molto avanti. Sai, sono tante considerazioni da fare. Per quello che riguarda la partita di stasera sono contento, stiamo andando avanti nel nostro percorso, stasera abbiamo fatto uno step in più rispetto alle precedenti amichevoli e se vogliamo leggerlo come un bel segnale, leggiamolo come un bel segnale, però poi ci sono dei campanelli d'allarme che sono quelli che mi ricordano che il campionato non è la Coppa Italia, che le motivazioni di una squadra di Serie B rispetto alle motivazioni di una squadra di Serie A possono essere più alte e quindi qui mi fermo. Se mi domandate di stasera, ripeto, sono soddisfatto al di là del risultato perché forse abbiamo meritato magari anche qualcosa di più nei 90 minuti, se però poi penso alla partita di venerdì sera so che sarà tutto un altro discorso, però ne parleremo magari più avanti. Ecco mister, forse è mancata proprio un poca incisività davanti e volevo chiedere, oltre a questo, dei nuovi, parlo soprattutto degli esterni, mi ha visto al primo minuto sia Cervo che Frabotta, una valutazione della prestazione di entrambi, visto che comunque sono stati tra i migliori forse in campo. Devo dirti che ero curioso di capire a che punto fossero perché sono arrivati da noi talmente da poco tempo che rispetto ad Adamo che ha comunque avuto 2 linee di febbre e Celia che conosco molto bene e volevo capire anche loro a che punto fossero soprattutto come condizione e secondo me hanno dato un'ottima risposta. Poi è chiaro che l'entusiasmo del nuovo arrivato deve avere grande continuità e non fermarsi mai credo che abbiano fatto una buona partita e poi mi auguro anche che abbiano margine di miglioramento nella conoscenza dei compagni, nella conoscenza delle richieste dell'allenatore. Donati tutto Cesena, buonasera mister. Innanzitutto ti faccio i complimenti per la prestazione perché fino alla fine i ragazzi hanno provato a vincere la partita qui e questo è anche sintomo di una condizione fisica che è molto buona per essere a metà agosto. A proposito, ti pensavi che la condizione fisica fosse già a questo punto, a metà agosto, o più avanti o più indietro? Ma noi sappiamo e crediamo molto nel lavoro fisico e cerchiamo di lavorare in settimana su dei dati ben precisi. Questa sera abbiamo trovato una squadra che lo scorso anno ci ha messo in difficoltà magari per la fisicità, però anche è vero che aveva un allenatore diverso, che magari le richieste erano diverse e oggi sotto questo aspetto abbiamo sofferto meno dello scorso anno. Voglio pensare che il fatto che la squadra ci abbia creduto fino alla fine sia anche una questione di mentalità e non solo di condizione. E poi ti ripeto, oggi abbiamo visto tante cose positive, però non possiamo fermarci, domani si ricominciano gli allenamenti e sono convinto che venerdì sera sarà, come ho detto prima, tutta un'altra storia. Mister, abbiamo avuto l'impressione che Blesa, poi magari ce lo confermerà alle prossime gare, sia un giocatore anche bravo a saltare di testa e questo potrebbe essere un po' una novità perché l'anno scorso un attaccante bravo di testa non c'erano i difensori che salivano nei calci piazzati, però invece potrebbe essere una soluzione se si conferma in effetti un giocatore che nel gioco aereo può essere pericoloso. Ma è un giocatore che è molto esplosivo, come esplosivo Diao, magari Cristiano ha delle caratteristiche diverse, però dobbiamo cercare di conoscerlo meglio anche noi perché è talmente tanto poco tempo e veramente mi sembra ancora inesplorato come giocatore, mi dà tantissime ottime sensazioni ma pretendo di più, pretendo che sia più nel vivo della partita, pretendo che per le qualità che ha dia ancora di più rispetto a quello che ha dato oggi.
Mister, oggi è il 17, mancano ancora una quindicina di giorni al mercato, ti aspetti ancora qualcosa da qui alla fine? Ma ve l'ho detto in conferenza pre-gara, mi aspetto qualcosa sicuramente, poi io faccio l'allenatore, direttore rappresentante della società in questi momenti, però non posso decidere io per lui non può decidere per la proprietà e quindi cercheremo di fare quello che riusciremo a fare. È chiaro che in questo momento la rosa è incompleta. Anche stasera, come nelle ultime 2 amichevoli, hai fatto giocare Berti davanti alla difesa, mi sembra che sia stato un po' meglio rispetto alla partita contro la nazionale giapponese universitaria. Tu come lo giudichi e cosa gli chiedi lì, cosa può darti lì? È un giocatore che ti può dare tantissimo, però deve, come è normale che sia, per le poche volte che lo ha interpretato, che lo ha eseguito, deve avere delle letture, deve crescere velocemente nelle letture e nelle scelte, perché poi alla fine per me il play è un giocatore molto importante, deve essere un po' l'equilibratore della squadra, sia quando la palla ce l'abbiamo noi che quando la palla ce l'hanno gli altri. Quindi lui è un giocatore molto vivace, va sempre a 1000 all'ora, vuole sempre la palla, però è tutto comprensibile. Secondo me stasera ha fatto una grande partita, perché ti dà in quel ruolo, magari il suo modo di interpretarlo ti dà un po' di imprevedibilità, un po' di vivacità, però bisogna fare crescere sulle scelte tutti quanti e anche lui. Avete altre domande per Mister Mignani? Grazie a tutti. Grazie, buona serata.